Pietro Adducci, buongiorno. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Pietro, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO, stato nel novembre del 2020, quindi Corretto, pieno Covid. piena pandemia. Comincio con leggere la descrizione della società che scrissi nella lettera del quarto trimestre di quell'anno per annunciare l'investimento agli investitori del fondo e descrivere la società. Tecma Solutions fornisce soluzioni tecnologiche per il settore immobiliare, tra cui investimenti immobiliari, pianificazione spaziale e servizi di marketing. La società è arrivata sul mercato a novembre con una valutazione di 22 milioni, con ricavi del 2020 attesi attorno agli 8 milioni e un utile netto di 2 milioni, entrambi attesi in rapida crescita nei prossimi anni. L'IPO è stato fissato al prezzo di 4 euro per azione e abbiamo raddoppiato la nostra posizione a metà dicembre a 5,8 euro. Il titolo ha chiuso l'anno in rialzo del 65% a 6,6 euro. Bei tempi. Bei tempi. Pietro, dacci una breve descrizione iniziale della società, per piacere. Bene, certo. Beh, Tecma è una tech company, quindi sviluppiamo tecnologia, più in particolare sviluppiamo piattaforme software per il mondo del real estate, per il mondo delle costruzioni, per il mondo degli investimenti immobiliari. Costruzioni residenziali, uffici, spazi commerciali, quindi tutto ciò che è investimenti immobiliari. Qual è la missione dell'azienda? È quella di applicare la trasformazione digitale, no, al settore del business delle nuove costruzioni, quindi lo scopo della digitalizzazione è quello di accelerare le vendite e gli affitti, se lo guardiamo dal lato dei nostri clienti, quindi chi investe nell'immobiliare, dall'altro lato per chi, per esempio, sta acquistando casa, trovare più facilmente casa e fare delle scelte più consapevoli. Quindi la tecnologia ha questa grande capacità, quella di far incontrare più velocemente domanda e offerta, e quindi è un win-win un po' per tutti gli attori in gioco, diciamo così. Chiaramente la tecnologia produce grande esperienza utente e questo ci consente di essere molto attrattivi nei confronti appunto anche del pubblico finale. Perfetto. Quando, quando è nata la società e dimmi un po' di te, qual è il tuo background, cosa ti ha portato a coprire la posizione di amministratore delegato della società. Bene. Beh, la società è nata nel 2012, quindi poco più di un decennio fa, l'IPO appunto è datata 2020. Beh, la società è nata già da subito con l'idea di sviluppare appunto prodotti, soluzioni tecnologiche, questo per creare appunto un più coinvolgimento nell'utente. Immaginiamo il residenziale, che per chi ci ascolta forse è più intuitivo immaginare, ecco, di comprare casa. E quindi fin da subito abbiamo cominciato a sviluppare soluzioni che permettessero di configurare per esempio le proprie case, anche per lasciare una traccia più nello specifico, nel concreto di cosa ci occupiamo. Immaginate dei software per riuscire a far configurare le proprie case, proprio come succede per un'auto, quindi cambiare materiali, pavimentazioni. Che è il Ecco, settore da cui tu provenivi. assolutamente da cui provenivo, perché appunto il mio background è quello di ingegneria microelettronica, quindi una specializzazione assolutamente molto verticale, che poi però mi ha riportato un po' più vicino alle orme di famiglia, quindi cogliendo la seconda parte della domanda, qual è il mio background. La mia famiglia si occupava, ecco, di real estate, di costruzioni, e io per un ventennio, ecco, ho accompagnato anche mio papà sui cantieri, quindi adesso geometra da pochi anni in pensione, ma questo comunque ha attivato la mia passione, no, vicino al settore dell'immobiliare, degli investimenti immobiliari. Dopodiché, dovendo fare delle scelte, ecco, all'università, gradualmente avevo maturato la volontà o la necessità, ecco, di toccare qualcosa di un po' più innovativo e tecnologico. Una delle cose che recriminavo alla mia famiglia o a chi faceva immobiliare era che da 60 anni mio nonno era sui cantieri con il cassero, il martello, e non era cambiato nulla. Mio papà progettava, ma non era cambiato nulla, e un po' forse per ripicca, no, decisi in un momento di sconsideratezza giovanile di abbandonare, no, il settore del real estate per dedicarmi alla tecnologia. Quindi sì, il mio background
è prettamente tecnico, ingegneria microelettronica. Dopo una decina d'anni però all'interno del mondo dell'automotive, quindi anche, come dire, con progettazione abbastanza evoluta. Ecco, il settore dell'automotive è uno forse dei settori più, insieme all'aeronautica, uno dei settori più delicati in cui progettare, perché, ahimè, si rischiano Dove lavoravi? promettere. ST Microelectronics, che è una delle pochissime aziende, magari non è così risaputo, ma è una delle pochissime aziende che fa elettronica per auto, quindi un'auto su due ha dei componenti di ST Microelectronics, quindi una, come dire, una diffusione comunque totale. E quindi questo mi ha permesso di viaggiare molto, depositare tanti brevetti, e ho avuto anche un background, diciamo così, molto, molto specifico, e per poi gradualmente sentire una nuova attrazione verso il business di famiglia, diciamo così, e riavvicinarmi, insomma, a questo settore. E da lì parte l'avventura nel 2012, Applicando il tuo know-how. applicando assolutamente il mio know-how, ma sì, l'opportunità è stata un po' quella, vedere che in realtà il settore del real estate, nonostante sia probabilmente il mercato più importante che c'è, no, sul pianeta, parliamo di trillion tra transazioni, investimenti immobiliari che vengono fatti tutti gli anni, quindi sì, il mercato forse più abbondante, in realtà è uno dei più conservativi, ecco, e meno innovativi. In Quindi, termini di tecniche di vendita. sì, soprattutto in termini di tecniche di vendita, che è stato un po' il focus che ha stimolato me, che ha stimolato, diciamo, un po' tutta Tecma, quindi avvicinarsi a creare delle tecnologie, dei software che facilitassero, sì, l'incontro tra domanda e offerta, quindi focalizzandosi sulla vendita e sull'affitto. Però in generale, se volessimo generalizzare così un po' dappertutto, ecco, non è un settore tecnologico neanche nella costruzione, no, che è molto lontano da quello che facciamo noi. Quindi qui, diciamo, ho visto una grande opportunità che ci ha portato a intraprendere questo percorso, e quindi parlavo un po' delle soluzioni che abbiamo sviluppato, configuratori appunto come l'auto, piuttosto che preventivatori. Pensate anche a questo, organizzare un preventivo per comprare una casa è davvero complicato, no? Si fa ancora tutto a mano e l'esperienza utente è davvero terribile, lasciatemi generalizzare. Abbiamo introdotto la vendita online, quindi oggi è possibile acquistare e affittare casa online con degli e-commerce a tutti gli effetti. Questo è fattibilissimo, e il mondo dell'imprenditoria, che magari è meno preparata, non il pubblico finale. Il pubblico finale, se c'è la tecnologia, compra qualsiasi cosa online, che sia un telefono, un'auto, piuttosto che una casa. E poi siamo andati su soluzioni anche più complesse, tipo gestionali, che quindi permettono di fare analisi, dati, capire come vanno le vendite, i trend sociologici, e quindi aiutare chi sviluppa chiaramente a indirizzare, no, le proprie soluzioni verso il mercato. Quindi 2012. 2012 è stata appunto la fondazione. Beh, fin da subito comunque in Italia, ecco, fare tecnologia non è semplicissimo. Era anche uno dei peggiori momenti, se forse ricordiamo, del real estate, però se vogliamo vederlo così, per noi è un po' anticiclico, no? Quindi quando più c'è bisogno, ecco, di soluzioni innovative che aiutano la vendita e facilitano la vendita, forse tanto più c'è stata domanda, c'è E come domanda. sei partito dal punto di vista finanziario? Ecco, questa, diciamo così, è stata un po' la difficoltà di fare startup in Italia, è che, ecco, avvicinarsi anche al mondo dei capitali non è mai semplice. Va detto che il mio background non era finanziario, quindi io, diciamo così, ho studiato da prima gli aspetti appunto ingegneristici, per poi dedicarmi al management. Ho dovuto comunque frazionare un MBO, nel senso che lavoravo e non potevo fermarmi, e per un periodo ho fatto un doppio lavoro e di conseguenza studiavo di notte, però la passione ha vinto, e quindi oltre le ore di sonno, ecco, ormai erano pochissime, ma la spinta imprenditoriale forse di più. E di conseguenza, ecco, avvicinarmi al mondo dei capitali non era stato facile. Quindi davvero Tecma è partita con un investimento minimo di 10.000 euro, quindi avevo lasciato anche la posizione lavorativa no, che avevo costruito negli anni, e ho fatto un investimento davvero minimo. Questo però, frutto probabilmente anche dell'acerbità del mercato, ci ha consentito di scalare molto velocemente, quindi abbiamo autofinanziato tutta la crescita sostanzialmente fino all'IPO. Eri tu e un gruppetto di collaboratori. Allora, la fondazione vera e propria, sono partito davvero con una partita IVA, come spesso si fa in momenti di incoscienza, e sono partito da solo. Dopodiché però già dopo pochi mesi ho cominciato, come dire, a coinvolgere all'interno di questo progetto sì dei collaboratori. Questa è stata una grande fortuna, nessun progetto di successo in realtà si può creare da solo, e io ho avuto anche un po' la fortuna, se vogliamo, di incontrare le persone giuste che mi hanno aiutato a integrare le conoscenze che non erano mie,
tipiche del settore real estate, quindi architetti, ingegneri. Ecco, il mio know-how era più tecnologico, seppur aver respirato polvere sui cantieri per una ventina d'anni, ecco, non c'era una technicality vera e propria. E quindi sì. Quindi si è sviluppato il prodotto, si è sviluppato il business. Fast forward 2019, immagino hai cominciato prima Esatto, del sì. Covid, no? Esatto, a quel punto, ecco, se lo guardiamo, ecco, stimolando la riflessione, spesso, ecco, non parlo del mio passato, sei riuscito tra i pochissimi, no, a strapparmi qualche confidenza sul background e quindi lo faccio con piacere. Però, ecco, in quegli anni chiaramente ho dovuto ampliare le mie conoscenze anche nel mondo del management, chiaramente del mondo del corporate, quindi come funziona un consiglio d'amministrazione. Avevo cominciato a prepararmi appunto spacchettando un MBA e facendo, ecco, in maniera molto mirata dei percorsi formativi presso le più grandi business school comunque che sono presenti in Italia. Quello mi ha permesso di cominciare ad aprire al capitale. Prima dell'IPO ci sono stati 2 aumenti di capitale tecnici, però lo scopo era semplicemente, dato che io reinvestivo tutto all'interno della società, e lo scopo era arrivare con un minimo di capitale, diciamo così, no? Sul conto corrente e presentare un progetto che comunque fosse solido, ma è stato tenuto sempre a riserva. In realtà la società appunto fino al 2020 ha fatto tutto, no, con le proprie forze, quindi il modello era redditizio e questo ci ha permesso di continuare a coinvestire fino ad arrivare a circa 100 dipendenti, ecco, nel 2020. Questo era, come dire, il setup di base, buona parte in ricerca e sviluppo, visto che era una società che faceva tantissima innovazione. Ok, e poi è arrivata la borsa. E poi è arrivata la borsa, sì. Beh, allora, è chiaro che i vantaggi che ci hanno fatto optare per, come dire, questo percorso sono tanti. Sono tanti perché da un lato ogni società in crescita a un certo punto, se vuole davvero scalare, quindi le sfide erano tante, ha bisogno chiaramente di capitali. E quindi, vabbè, il primo motivo è chiaramente, no, accesso alla finanza. Però non solo, perché questo avrebbe potuto portarci verso soluzioni alternative. La scelta della borsa è stata anche una scelta di visibilità, quindi riuscire a avere una visibilità anche internazionale, se vogliamo, no? Questo ci è stato consentito. Quanto avete raccolto? Siamo stati una delle società che ha raccolto di più sull'Exime, adesso Growth, ma sull'Exime, quindi in IPO erano circa 8 milioni, mi pare poco meno, ma su un'offerta che era circa il doppio, quindi 15, è stato, come dire, l'azionariato di allora, il consiglio d'amministrazione, che ha deciso di diluire meno no, il capitale, ma c'era stata un'adesione oltre le attese, ecco. E quindi sì, altro vantaggio che abbiamo, come dire, a cui ci siamo ispirati era chiaramente l'istituzionalità. Ecco, il nostro cliente, che chi fa investimenti immobiliari, d'accordo, può essere una piccola società che sviluppa operazioni immobiliari e quindi con dei capitali più limitati, ma molto spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, il nostro cliente è un'istituzione a sua volta, quindi può essere un istituto bancario, un fondo di investimento, un SGR, e di conseguenza per essere un supplier, quindi riuscire a diciamo, fornire tecnologia, no? Essere un partner tecnologico a un gruppo istituzionale che ha 100 anni di storia, ecco, chiaramente serve anche un'istituzionalità e questo è stato un grandissimo vantaggio della borsa. Ci ha permesso di creare struttura, quindi da un lato per molti, ecco, per molti giovani imprenditori che si avvicinano a questo percorso può sembrare un limite, no? Quello di doversi strutturare, in realtà È un garantisco che per me è vantaggio. stato un grande vantaggio, sì, no? Permette di avere un controllo di gestione anche messilizzato come facciamo adesso, avere dei processi, avere un management, quindi accelerare la managerializzazione dell'azienda, questo è stato un grande acceleratore, ma non da ultimo anche l'attrattività di talenti. Quando sei quotato hai una visibilità maggiore, riesci ad attirare più facilmente l'attenzione e avere anche degli strumenti semplici come possono essere le stock option, no? Che permettono di coinvolgere e creare engagement anche in tutta, come dire, la popolazione e poi la forza lavoro, quindi è stato per noi un grande vantaggio. E poi c'è anche il confronto con il mercato, cioè non stai parlando soltanto a te e ai tuoi soci, stai parlando ad azionisti che non conosci, quindi con cui hai Assolutamente, un rapporto che, che penso cioè, anche il nostro sia stato utile, no, di decisamente. confronto. Perché sai, Ti posso... il rischio di un imprenditore che parte per il suo progetto, fin quando ci sono i soldi in cassa, continua, però non c'è un focus particolare sulla redditività, no?
mentre ovviamente quando si va in borsa, alla fine cos'è il valore di un titolo nel valore di un'azienda? Non è altro che una combinazione di crescita della dei ricavi del business coniugata ad una profittabilità che Assolutamente sì. può essere a seconda del settore più o meno marcata. Ecco, combinare le due cose è la chiave dalla crescita del premio che che la società ha rispetto ad altre che non riescono a fare questo percorso. Decisamente è il confronto con investitori che diciamo noi cerchiamo di rendere anche più periodico del solito e più consueto calendario, no, istituzionale, ci ha arricchito tantissimo, ma noi abbiamo cominciato anche da subito ad allargare il CDA, quindi il confronto con altri imprenditori è stata una ricchezza incredibile che ecco, difficilmente si riesce a ottenere anche con altri strumenti. Se vogliamo in particolare forse anche in Italia, fare tecnologia in Italia, accennavo all'inizio, probabilmente non è semplice anche come dire, nel lavoro di attrarre capitali, no? Ecco, oltreoceano ci sono tanti altri strumenti. In Italia, ecco, non è così semplice, il venture capital è praticamente assente, ecco, sono poche le soluzioni e quindi diciamo uno strumento invece assolutamente alternativo per noi è stato proprio un mercato appunto come quello comunque regolamentato di AIM, ma che ci ha permesso ecco, di confrontarci subito con tantissimi operatori. Che ha anche un costo di gestione, perché al di là del vantaggio dell'IPO, cioè dove c'è un credito d'imposta, eccetera, poi anno per anno c'è un costo di EGAD, insomma, ci sono i costi della quotazione. Allora, ci sono dei costi, però anche questo con il mio conottico non è uno svantaggio, nel senso che una società comunque non quotata dovrebbe sostenere comunque una serie di, come dire, No, no, non dico che è uno di svantaggio, consulenze. È è un un costo, costo che però assolutamente. vale la pena di sopportare, assolutamente. Sicuramente perché per contro, ecco, tanti altri paralleli non vengono effettuati, tipo tanti investimenti di marketing sono, diciamo, soppressi dalla visibilità che ti dà comunque l'essere quotato, no? Quindi Buon in punto. realtà il bilancio è assolutamente in pareggio se lo guardiamo rispetto ad altre soluzioni che si possono immaginare. E quindi sei partito in borsa facendo una presentazione molto efficace. Io incoraggio gli ascoltatori ad andare a vedere il sito di Tecma Solutions dove ci sono delle immagini pazzesche che sono assolutamente indistinguibili dalla realtà, che sono invece generate completamente digitali, che fanno vedere all'acquirente di un appartamento o qualcosa simile come sarà il suo appartamento quando sarà pronto, fino alla decisione, alla definizione di tutte le rifiniture che vanno dal pavimento, dall'arredo e così via.
Allora, come ogni startup, appunto, Tecma era una startup nel 2012 dove abbiamo dovuto inventare un prodotto, inventare un cliente, inventare un mercato, farlo conoscere. Quindi quando hai un prodotto innovativo hai un grande vantaggio di chiaramente non avere un competitor. Però dall'altro lato hai l'onere di riuscire a far capire cosa stai vendendo e quindi anche creare un modello di business che ahimè purtroppo non si eredita dai libri. Cercando di fare del mio meglio, ma ho studiato un po' tutti i modelli di business, no? Di storie di successo e trovarne uno esattamente riconducibile a ogni startup è complicato. Quindi ecco, questo è uno degli aspetti difficili e quindi nel corso della sua evoluzione fino ad oggi, dove il modello di business è molto solido, però abbiamo affrontato più ere. All'inizio era un'era più che altro di servizi, quindi fino a che non hai la possibilità di fare dei grandi investimenti, anche se fai tecnologia, la fai a servizio, quindi ogni cliente te la commissiona e tu non stai facendo altro che, reinvestire, no, quella parte di Fornire il servizio, capitale. poi il rischio lì è di spendere tanto, anche troppo tempo, cliente per cliente, e alla fine disperdere Energia, assolutamente. l'energia. E questo è stato appunto fino al 2017 circa, quindi per i primi anni di startup. Arriviamo al 2020. Com'era il business? Esatto. Chi erano i clienti nel 2020? Esatto, nel 2020 la società cominciava a vivere una trasformazione tra società di servizi digitali, no, tecnologici ma servizi, a una società di prodotto e però il modello e il prodotto stesso non era ancora così consolidato e quindi quello che abbiamo presentato ai nostri clienti era un modello a remunerazione a successo. Quindi il prodotto cominciava ad esserci, i software cominciavano ad esserci, anziché svilupparli ad hoc per ogni cliente, però non c'era un track record che dimostrava che funzionassero, no? E quindi nel concederli, diciamo così, in quel caso non puoi chiedere direttamente una remunerazione o licenze che poi, diciamo, nel nostro settore non possono essere neanche piccole perché non dobbiamo immaginarlo come un mercato di scala alla Netflix dove hai milioni di utenti, ma chiaramente il mondo degli investimenti immobiliari è più circoscritto. E quindi il bilanciamento, no, del ticket di licenza deve essere sostanzioso e questo non ti permette facilmente di chiederlo come un abbonamento. E quindi il modello che abbiamo utilizzato era a successo, per cui c'era una componente comunque di servizio digitale che veniva comunque offerto e poi tutta la parte tecnologica veniva offerta a successo, diciamo Fammi così. l'esempio di un cliente tipico. Chi era? Possono, esatto, Un possono essere fondo? societate, sì, un fondo di investimento, società quotate che fanno investimenti immobiliari, quindi in borsa ne sono già presenti diverse. Oggi potrei dire che tutti i principali operatori italiani sono dei nostri clienti, per intenderci, quindi anche senza fare dei nomi specifici Anche possiamo. costruttori stessi, no? Sì, i costruttori stessi. Il costruttore, diciamo, è una figura che è un po' più tipica dei territori, diciamo, seconde città di province italiane, Ah, ovvero una figura che accentra tutto, la costruzione e anche l'investimento. E ah. quindi molti costruttori fanno anche gli investitori. Ma se invece ci spostiamo su mercati più strutturati, come possono essere le metropoli, pensiamo Milano, Roma, ormai anche Torino, insomma Firenze, Bologna, tutti i mercati secondari, ma comunque cittadini che seguiamo, in questo caso ormai comincia a esserci una netta separazione, Milano e Roma ormai è scontata, tra chi costruisce e chi investe. Il nostro cliente è l'investitore, non è tanto il costruttore, quindi siamo vicino al mercato dei capitali proprio perché è innanzitutto il decision maker e poi è chi più interessato a fare un effetto leva con la tecnologia. E quindi inizialmente venivamo remunerati a successo, quindi anziché una licenza, man mano che le vendite procedevano, ecco, avevamo una remuneration fee che era una remunerazione che era legata appunto all'andamento delle vendite, quindi ai ricavi che generavamo. Questo però sapevamo che doveva essere un modello di remunerazione transitorio, perché non è quello della tecnologia vera e propria. Dopo, grazie anche appunto al capitale raccolto in IPO, siamo riusciti a fare dei grandi investimenti tra il 2021 e il 2022, diciamo così, quindi 2 anni di forti investimenti e questi ci hanno consentito di consolidare il prodotto che oggi viene chiaramente come da prassi, diciamo così, remunerato a licenza, quindi abbiamo degli abbonamenti che remunerano, diciamo così, la Quindi nostra. questo passaggio è avvenuto essenzialmente nel 21, È avvenuto 22, nel 22 per 22, essere esatto. puntuali, sì, dopo un paio d'anni di track record, diciamo così, quindi siamo riusciti a Perché le passare. cose dal punto di vista borsistico sono andate molto bene. Abbiamo visto l'IPO di successo e l'apprezzamento.
fine 21 addirittura il prezzo è arrivato a 11 euro con una market cap che Poco meno di immagino 100 milioni. com'è? Poco meno di 100 milioni. Poco meno di 100 milioni, quindi con una valutazione alta, ma Generosa. rifletteva le aspettative di crescita del mercato che tu avevi sapientemente illustrato. Certo. Dopodiché che è successo? Ho cominciato... Beh, allora abbiamo parlato, ecco, dei vantaggi dell'essere quotati. Quale potrebbe essere un effetto, diciamo, da tenere in considerazione è che chiaramente sei più esposto a volatilità di mercato. Quindi diciamo che oltre ai nostri meriti nel 2021 che hai enunciato e ti ringrazio, diciamo che c'era anche un'attenzione del mercato dei capitali che era molto orientato alla tecnologia, società che non dovevano necessariamente essere profittevoli. E questo, diciamo così, può aver influito anche, no? Non dovevano essere profittevoli nel Nel breve, momento assolutamente, attuale. Poi ovviamente se una società non è mai profittevole il valore assolutamente, è zero, no? assolutamente. Però fino al 21 il mercato, anzi specialmente nel 21, il mercato ha seguito questo modello, no, sia in Italia che un po' dappertutto. Poi cosa è successo? Che sono cominciati a aumentare i tassi di interesse, quindi lo sconto dei profitti futuri ehm, è aumentato, nel senso che Sono cambiate molto le aspettative, no, degli investitori e quindi appunto orientandosi principalmente su società che distribuivano anche dividendi o comunque su ritorni degli investimenti più veloci. Beh, noi ci eravamo appena quotati e quindi chiaramente l'attenzione era sul deployment degli investimenti e dei proceeds che avevamo appena collezionato e non riuscivamo facilmente a tirarci indietro perché avevamo un mercato, cioè come dire, un business chiaramente ormai impostato. In realtà le coincidenze sono diverse, nel senso che appunto uno degli aspetti di cui da prendere in considerazione nell'essere quotati è appunto che si ha un controllo del prezzo borsistico, no, molto relativo. Ecco, gli accadimenti intorno al 2022 sono almeno di due tipi. Il primo, l'incremento dei tassi, come dicevi tu, che ha scontato quindi una riduzione del valore di mercato, di capitalizzazione. Il secondo è una crisi internazionale del real estate che ha fatto ridurre notevolmente no, anche come dire, un po' tutto l'atterraggio di ricavi che avevamo già contrattualizzato anche noi. Quindi la proiezione degli analisti, ma anche un dato ufficiale della società, nel 2021 avevamo già contrattualizzato 19 milioni di ricavi, contrattualizzato che sarebbero dovuti atterrare da lì a 12 mesi circa, e in realtà un rallentamento internazionale ha creato non un rallentamento della nostra penetrazione dei mercati, perché abbiamo continuato a crescere anno su anno, non c'è mai stato un rallentamento, però dato che il modello era appunto a successo, se non ci sono vendite da parte dei nostri clienti, chiaramente le nostre revenues sono state più compresse e quindi quella distribuzione dei ricavi sta avvenendo in più anni. I contratti sono ancora validi in alcuni casi che abbiamo delle code, però chiaramente la distribuzione è andata su periodi più lunghi. Se lo guardiamo sul mercato italiano, il real estate ha perso, per le società quotate che fanno real estate puro, un 70% rispetto, no, al 2022. Quindi questa concomitanza di eventi non ha favorito, diciamo così, anche no, la frame, la finestra di mercato, diciamo così, che appunto in questo momento stiamo vivendo. Noi ci siamo comunque appena quotati, sono 4 anni, per noi l'investimento va sempre visto nel lungo periodo, altrimenti è trading. Quindi il nostro obiettivo è continuare il nostro cammino e dal punto di vista industriale non penso abbiamo deluso aspettative o mercati, tutto quello che abbiamo provato ad annunciare è successo, si è avverato, quindi sì, la ahimè la top line è cresciuta, magari meno di quello che uno all'inizio si aspettava per i motivi che hai appena detto, ma è importante che la crescita è continuata a esserci, ma sì, anche perché perché insomma è una società che anche quest'anno chiuderà con l'anno scorso le vendite sono state di circa 12 milioni, quest'anno qualcosa in più forse. sì, allora No? diciamo la proiezione degli analisti quest'anno, diciamo guardando i ricavi totali, insomma è intorno ai 15 milioni, quindi comunque una crescita importante, ma se la guardiamo in particolare paragonata al 2019, quando abbiamo presentato l'ultimo bilancio per Sì, l'IPO, Tecma fatturava 3 milioni e mezzo, insomma, quindi siamo cresciuti esatto. 5 volte
in 4 anni, quindi la progressione tutto sommato insomma è stata importante. Assolutamente. E a fronte di ricavi per 15, attorno a 15 milioni, il valore di mercato del titolo è di 16 milioni, quindi stiamo parlando di un valore di una volta le vendite, che per una società tecnologica così, con prospettive di crescita così importanti, è È veramente compresso assolutamente. molto basso. È molto diverso, molto più basso del valore iniziale in IPO, Assolutamente, circa la metà. paradossalmente, perché come hai appena ricordato, il livello di vendite, il livello di ricavi allora era molto inferiore, per cui si è passato veramente da un estremo all'altro, Da un estremo all'altro. Sì, abbiamo anche, vissuto le montagne russe, no, degli ultimi anche 2 anni. perché poi sono iniziati i riscatti dei peer Anche. che hanno interessato anche voi, quando dei fondi grossi che avevano investito in voi con un atteggiamento di lungo termine, che è quello che deve essere preso nell'investimento in una società come Tecma, quando quell'atteggiamento non può essere, viene a scontrarsi con riscatti forzati di peer che devono vendere e devono vendere anche le società più piccole, perché altrimenti sforano dei limiti che il loro risk management gli impone. È chiaro che si muovono come un elefante in una cristelleria: più piccolo è il titolo, più grande il fondo e più danni fanno. È stata così, sì, a malincuore, diciamo, Tra diversi l'altro nel vostro investitori. caso anche fondi non italiani. Sì, è vero, quindi dicevo prima che a malincuore, ma diversi investitori, insomma, diversi investitori ci contattavano, ecco, durante il periodo di disinvestimento forzato, come dicevi tu, proprio segnalandoci che non avrebbero voluto vendere, ma purtroppo per questioni di compliance in alcuni casi sono stati obbligati. Sì, sì, è un E sul fallimento di mercato, mercato, quello dell'EGM è un fallimento di mercato, ci sono delle belle aziende, ma mancano gli investitori, mancano gli investitori di lungo periodo. All'inizio ovviamente i peer hanno svolto un ruolo positivo, ma poi con i riscatti hanno svolto un ruolo dannoso e non sono stati ancora sostituiti da investitori istituzionali di è altra proprio così. provenienza, dove adesso dovrebbe partire a fine anno il progetto CDP di un fondo di fondi con investitori istituzionali che dovrebbe dare un impulso, si spera, alle aziende, alle quotazioni più piccole, perché ovviamente, come è noto, ho anche scritto in alcuni articoli su LinkedIn, dall'inizio dei riscatti, metà 2022, si è aperto un divario tra la valutazione del mercato delle large cap, MI40 in Italia, che ha fatto molto, molto bene in questo periodo, da allora in poi, più 40%, più 50% a seconda del periodo, e quella delle small cap, e ancora maggior ragione del mercato EGM, che invece ha perso in media. Poi ovviamente alcune aziende sono andate meglio, alcune aziende sono andate peggio, ma alcune come Tecma, che secondo me e secondo te, secondo dei parametri che non sono così campati in aria, ma dovrebbero essere riflessi nelle valutazioni di tutti, ha una valutazione che non sta né in cielo né in terra. È così. E così, diciamo, se da un lato magari i multipli di società tecnologiche nel 2021 erano generosi, adesso sono eccessivamente penalizzati al netto, per quello che riusciamo a vedere noi, di quelle società che ormai non sono definibili neanche più tecnologiche, ma sono animali strani a sé, se pensiamo, no, alle big tech degli Stati Uniti, però ecco, c'è una penalizzazione, sembra, di tutte le società che stanno comunque, insomma, puntando sul reinvestire in azienda piuttosto che distribuzione di dividendi. Esatto. Parliamo un attimo del passaggio dal sistema iniziale alle licenze. Come funziona? Che effetto ha sul bilancio? Mhm. Allora, anche questo è un effetto accademico: come investire, diciamo così, in tecnologia comprime, no, nei primi anni la marginalità. Quello che succede nel passare da un modello
diciamo remunerativo a successo piuttosto che un modello a ricavi ricorrenti, magari nel breve periodo anche questo comprime la top line, perché la top line sarebbe stata più generosa ancora se avessimo certo. mantenuto il modello di prima. Però dall'altro lato ti dà una stabilità molto maggiore, una ricorrenza molto più chiara, riesci a fare delle previsioni molto più puntuali e di conseguenza a dei Più grandissimi attendibili. vantaggi, molto più attendibili, ma fidelizza anche molto di più i clienti, no? Mentre prima erano, è vero, acquisti spot magari più generosi, adesso sono ricorrenti, quindi distribuisci, ecco, quella liquidità in più tempo, però allo stesso tempo rende i clienti più fedeli perché stanno acquistando un software con cui gestiscono i propri investimenti e l'utilizzare una licenza prescinde anche dal fatto che l'investimento sia in essere o meno. Quindi la maggior parte dei clienti non è continuamente operativo, ma continua ad avere invece le nostre licenze, no? Con cui gestisce anche i dati e tutta la storia delle sue operazioni precedenti. Quindi il modello ricavi ricorrenti ha solo vantaggi, ecco, al netto magari di D'altro primo canto, anno. però, è un cambiamento che ha avuto un impatto negativo sulla profittabilità, anzi, Assolutamente sulla profittabilità, che però diciamo. è da vedere come un investimento, insomma. È da vedere come un investimento e anche lì probabilmente cambia il modo con cui leggi e valuti la società. Prima chiaramente poteva esserci una profittabilità più alta ma con un rischio maggiore, in questo caso la profittabilità è stata compressa ma in 2 anni è ancora una volta da modello. Se investi in tecnologia crei degli asset che chiaramente cominci a creare degli asset che danno redditività dopo 2 o 3 anni e di conseguenza tanti investimenti figurano a costo anche a livello bilancistico e quindi purtroppo no, abbassano le EBITDA. Ma facciamo un esempio, noi abbiamo cominciato velocemente un processo di espansione e lo scorso anno abbiamo chiuso già con il 30% dei ricavi all'estero, quest'anno puntiamo anche a qualcosa di più e questo però nei primi 2 anni di setup cominci a investire sul management, delle figure lì, consulenti, sede, i primi clienti che devi spingere no, per acquistare i tuoi prodotti, non puoi creare ricchezza nei primi 2 anni, quindi è fisiologico vedere un abbattimento diciamo, della marginalità. Però per contro, per delle potenzialità infinitamente più ampie. Noi siamo in pochi mercati, abbiamo scelto per questione di concentrazione, ma in ognuno di questi mercati, che possono essere ricondotte delle città, New York, Miami, Dubai, Abu Dhabi, il mercato del real estate è ampio quanto l'Italia o anche di più. Quindi in realtà in 2 anni abbiamo 4 volte o 5 o 6 la potenzialità che avevamo prima. Di conseguenza, ecco, è il modo proprio con cui si valuta che probabilmente no, È non venuto è. a mancare perché c'è un mercato asfittico nell'EGM, ci sono pochi investitori, quelli che abbiamo visto, quelli dei peer sono dovuti scomparire, non ci sono investitori istituzionali, i fondi pensione e le casse di previdenza non investono quasi niente, sia sul mercato principale, tanto meno su quello delle small cap, per cui manca un mercato, perché è chiaro che Manca un mercato. tu puoi portare quante aziende vuoi sul mercato, però se le lasci in un mare di illiquidità. Sì, è un tema di sistema, al netto dell'andamento delle società quotate, Sì, sì, un tema di. le società ci sono, ma ci sono tanti esempi di società che hanno continuato ad essere profittevoli, anzi a continuare a far bene, anche dal punto di vista del rendimento sul capitale, e il prezzo è stato massacrato per le stesse ragioni in maniera indiscriminata, che ovviamente da un lato se da un lato è deprimente, dall'altro bisognerebbe guardarlo come un'opportunità. Assolutamente, assolutamente. Il management, cioè quello che si poteva fare, è anche acquistato, per cui. Senti, e quindi abbiamo detto investimenti per la profittabilità, quindi cosa sarà Tecma tra 2 o 3 anni quando questa profittabilità arriva a regime? E allora, diciamo, noi stiamo seguendo appunto il nostro piano industriale e siamo convinti che il mercato, che è sempre razionale, no, sul lungo periodo ti Beh, dà no, ragione. il mercato è Quindi, razionale se c'è un mercato. se c'è un mercato però, Mm. assolutamente, certo. Però ecco, diciamo che siamo fiduciosi che chiaramente si troverà una soluzione no, di sistema come è stato già in passato, anche no, ricordo prima di quotarci, un problema di liquidità c'era comunque su questo mercato.
Dopodiché c'è stata una finestra particolarmente favorevole in cui, ecco, gli investimenti sono aumentati molto. Quindi una Quindi dove soluzione. saremo tra 2 o 3 anni? Il nostro business è internazionale, quindi il mercato italiano ci ha permesso di crescere e costruire il prodotto, però l'Italia è uno zero virgola, no, del mercato del real estate internazionale, quindi il vero mercato è là fuori. Noi abbiamo già iniziato questo percorso, appunto, partendo da zero nel 2020, nel 2010 già il 10% dei ricavi era fatto all'estero, nel 2022 il 20%, nel 2023 il 30%, quest'anno nel 2024 non mi anticipo nulla, ma siamo confidenti di riuscire a crescere ancora. Quindi la direzione è questa, una società internazionale che nel suo piccolo ha l'obiettivo, insomma, di cambiare un po' il modo di fare real estate, no? In tutti i mercati che tocca. In Italia è stato così. E quindi quando guardiamo la profittabilità di questo business, cosa ci possiamo aspettare tra qualche anno? Beh, allora, diciamo che la sorpresa della profittabilità al netto di una proiezione iniziale in cui appunto il mercato era completamente diverso, lato management non ci ha stupito. Nel 2022 avevamo, diciamo, pubblicato delle linee guida che tracciavano, no, una compressione della marginalità per un paio d'anni, ma così è stato. Nel 22 e nel 23 sono stati 2 anni di EBITDA negativo, dal 2024 già quest'anno la semestrale che è stata pubblicata in realtà è in EBITDA positivo, quindi gli analisti proiettano EBITDA ancora più generoso entro la fine dell'anno e siamo fiduciosi, insomma, di seguire una crescita, diciamo, Che margine di sostenibile. EBITDA hai in mente tra 3 anni? Mhm. Qual è il margine, diciamo, Chiaro. normalizzato del business? Assolutamente. Ma allora, se guardiamo anche solo quello prima di quotarci, quindi nel 2020 avevamo un 20%, no? Dipendeva dall'annata, ma era un 20% Sì, di però con EBITDA. un business diverso, come hai detto, no? Assolutamente con un business Sì. diverso. Quest'anno chiaramente è in ripresa, in salita e se appunto le proiezioni sono corrette sarà sotto il 10%. Diciamo che puntiamo chiaramente a raddoppiarlo o se puntiamo a intenzioni, se parliamo di intenzioni, e quindi lasciamo agli analisti fare le proiezioni più accurate, però una società No, vabbè, gli tecnologica analisti fanno le loro proiezioni, però ovviamente anche la società ha in assolutamente. mente un livello di profittabilità a cui Ecco, aspira. assolutamente, ma se guardiamo il vero ruolo delle società di tecnologia è quella poi di generare, diciamo, marginalità importante a fronte di un periodo di investimento altrettanto, diciamo, evidente, ma che deve superare abbondantemente il 20%. Ecco. Lo guardiamo dal punto di vista, diciamo, del cash flow operativo, in realtà, appunto, al netto del 22-23, che da progetto avremmo dovuto investire i proceeds e quindi, ahimè, i ricavi devono essere inferiori ai costi, ma già nel 2024, se lo guardiamo anche sulla semestrale, la società è in equilibrio finanziario e anzi stiamo rimborsando il debito, quindi già l'operatività sta generando cash flow. Certo, benissimo. Beh, insomma, certamente tutte le premesse ci sono per una grande storia di successo che sono convinto prima o poi dovrà essere riflessa in una La valutazione di valutazione, mercato molto diversa da quella attuale. sicuro. Sì. Dunque, domanda che faccio a tutti. Cosa ti motiva? Perché quello che fai credi sia importante? Ma allora, penso che il piccolo grande sogno di ogni imprenditore, se vogliamo, è un po' quello di lasciare una minima traccia, no, all'interno del business in cui l'azienda, nell'ecosistema in cui l'azienda viene contestualizzata e questo potrebbe essere il mio. Quindi far crescere un'azienda, la professione diventa passione alla fine, no? Quindi inizi magari ehm, creando gli strumenti, poi alla fine finisci per fare solo quello, ma per scelta, ecco, quindi la limitazione del tempo libero non è una costrizione, no? Quindi contribuire alla crescita personale e anche professionale di tanti collaboratori, finora è stato così, creare lavoro, no? Cosa c'è di più nobile se lo guardiamo da questo punto di vista? E quindi appunto puntare a lasciare un minimo seme all'interno di questo settore. Ecco. Questa è chiaramente la parte più valorizzante di tutto quello che fai. E ha raggiunto comunque un certo, come dire, una certa progressione, ecco, e, spero comunque di arrivarci, ma anche di soddisfazioni personali ed economiche non è quello che ti motiva, no? È il progetto. Sì, perché ovviamente l'azienda è piccola e quindi le opportunità sono, come dicevi tu, in un mercato infinito, molto rilevanti. Lo sono, sì.
Comunque, diciamo, una piccola soddisfazione se lo guardiamo da questo punto di vista. In Italia il 99% delle aziende ha ricavi sotto i 10 milioni, quindi già partendo da zero essere riuscito ad arrivare nell'1% è un piccolo motivo d'orgoglio. Sì, sì. Comunque tu ti aspetti molto di più. Allora, ma a un certo punto, diciamo, non ti guida più il successo appunto economico, ed è per quello, nelle storie, nelle biografie, insomma, di chi ce l'ha fatta, ti insegnano questo, che diciamo, i grandissimi obiettivi arrivano perché c'è una grandissima determinazione e passione, non perché semplicemente rincorri un obiettivo economico, e così è per me. Certo. Dimmi una figura di imprenditore o una persona a cui ti ispiri. Allora, di solito quando viene posta questa domanda, no, probabilmente gli esempi più classici, se ci si occupa di tecnologia, possono rivolgersi verso figure che sono anche un po' più retoriche, se vogliamo, controverse. Non so, ti viene da pensare all'Elon Musk di turno o gli altri. Per me penso che però non sia così. Io, diciamo così, ho un idolo incarnato che è un po' diverso, diciamo così, che non è un imprenditore, ma è un visionario altrettanto, diciamo così, rivoluzionario, che è stato Albert Einstein. Quindi per me è stata un po' la guida anche da bambino, no? I miei amici alle scuole medie avevano i poster dei giocatori di calcio, io avevo quello di Albert Einstein all'interno Quello della con la lingua cameretta. da fuori. Con la lingua di fuori, quindi diciamo, ecco, è chiaro che ho avuto una giovinezza da quel punto di vista, no, sui generis. Però è stata un po' quella figura che, una volta studiato, no, cosa è riuscito a vedere, ha permesso di ispirare anche un po' le mie mosse, perché è stato un grandissimo fisico, un matematico, un filosofo. E se vogliamo, il mio percorso anche di studi è una laurea in ingegneria microelettronica, è quello, una laurea in fisica, in matematica, applicato al percorso industriale, e lui stesso ha ispirato tra le più grandi innovazioni tecnologiche che oggi sono a disposizione, no, sul mercato. Non da ultimo è stato un grande pensatore, un grande filosofo, e quello forse ha ispirato un'altra mia vena, diciamo, di curiosità, perché insieme agli studi chiaramente scientifici ho avvicinato quelli umanistici, quindi ho studiato tantissima psicologia e sociologia, ed è quello un po' che mi ha permesso magari di portare, se vogliamo, anche l'aspetto delle neuroscienze all'interno del nostro business, e studiare come la tecnologia ha un effetto non sulla mente umana in accezione positiva. Quindi sì, il mio idolo, ecco, non è tanto un imprenditore, probabilmente ce ne sarebbero tantissimi a cui ispirarsi, però ecco, ispiratore vero e proprio probabilmente un grande fisico. Bene. Grazie Pietro. Grazie È a voi, stato un grazie a te incontro molto, molto utile e informativo. grazie a voi, grazie a te per questa chiacchierata fuori dagli schemi. Concludo la nostra chiacchierata facendo due osservazioni. La prima è che niente di quello che ci siamo detti deve essere dagli ascoltatori interpretato come un consiglio di investimento. Abbiamo semplicemente fatto una chiacchierata sulla società, abbiamo fatto delle considerazioni. Chi è interessato faccia i suoi calcoli e prenda le sue decisioni. La seconda considerazione, il secondo pensiero è quello di incoraggiare gli ascoltatori a sottoscrivere al canale che è appena partito, Made in Italy CEOs, in modo che attraverso la diffusione il canale possa essere espanso e continuare e consentirci di continuare a fare questi incontri che spero siano utili per tutti. Grazie. Bene. Grazie a tutti, grazie Massimo.